Il mal di testa è una faccenda che vi vede schierati su due posizioni opposte. C'è chi ignora il problema, sì, va là, non importa, un po' di mal di testa, e chi invece si allarma pensando a malattie drammatiche. È giusto che noi vi diamo dei criteri per evitare di pensare alla meningite tutte le volte che il bambino ha mal di testa. Vi diciamo 6 tipi di mal di testa diversi, come si presentano, come si possono capire e anche i differenti tipi di gravità. Buongiorno a tutti! Eccoci qua. Il mal di testa è diffusissimo. Sgombriamo subito un equivoco. I bambini hanno il mal di testa come noi. Certo. Come noi. Avere mal di testa sporadicamente non è assolutamente una cosa problematica. Dopo vi diciamo anche cosa fare in caso di mal di testa. Quello che noi invece vogliamo ribadire è che ci sono 6 tipi di mal di testa, alcuni frequenti e innocui, altri rari e molto gravi, che fra di loro presentano delle differenze. Conoscere queste differenze vi aiuterà a non avere paura quando non c'è da averla e ad agire prontamente quando invece sarà il caso di agire. La prima causa, secondo molti genitori, di mal di testa nei bambini è la sinusite, o meglio la rinosinusite. Cioè, cosa vuol dire? Un'infiammazione del naso e dei seni paranasali, che certe volte non è solo un'infiammazione ma anche un'infezione, che negli adulti è facile che dia dei mal di testa localizzati. Nei bambini è molto molto difficile che questo succeda. È quasi impossibile che un dolore alla fronte, al sopracciglio, alla faccia, nei bambini sia legato a una sinusite. È quasi impossibile perché la sinusite nei bambini dà catarro. Non dà dolore, non dà un'infiammazione cronica. Forse nei più grandi questo può succedere qualche volta, ma devono essere quadri che si trascinano davvero molto a lungo. Se no, tipicamente la sinusite nei bambini dà la tosse, il muco brutto, può dar la febbre, ma certamente il dolore è l'ultimo dei segni di cui vi dovete preoccupare. Quindi, se un bambino ha male qui, direi che pensare alla sinusite in prima battuta è un errore. Secondo motivo invece molto comune del mal di testa, della sensazione di mal di testa nei bambini anche piccoli, è il cosiddetto acetone. Certo. Beh, l'acetone è una condizione del tutto normale che viene a chiunque digiuni. L'organismo, quando è in presenza di digiuno, quando non gli arrivano gli zuccheri da fuori, ricorre alle sue scorte. Gli adulti ne abbiamo di scorte di zucchero nel fegato sotto forma di glicogeno, i bambini non ne hanno e quindi, siccome non ne hanno e quel poco che hanno serve per il cervello, quando sono in carenza di cibo, di zuccheri, usano i grassi, spezzettano i grassi e producono delle piccole molecole di energia che si chiamano acetone. Quindi l'acetone, avere l'acetone, non è una condizione di malattia, è una risposta normale alla carenza di zuccheri. Quando si realizza più facilmente? Quando il bambino è malato e ha la febbre, perché non mangia e perché con la febbre consuma più zuccheri, quindi si capisce che può andare in carenza. Cosa succede quando un bambino ha l'acetone? Beh, che spesso ha la nausea, può addirittura arrivare a vomitare e ha mal di testa. È il mal di testa del bambino malato. Si risolve con un po' di acqua e zucchero o con le soluzioni idratanti e soprattutto si risolve in 2 giorni ora che guarisce la malattia. Quindi è un mal di testa che ci preoccupa? Assolutamente no. Dobbiamo però capirlo che il bambino è andato incontro a una produzione di acetone, di corpi chetonici, perché possiamo facilmente rimediare a questa situazione appunto somministrando quei cosiddetti sali minerali che diamo tutte le volte che c'è la febbre alta, che hanno vomitato o che hanno una forma virale. Ci sono poi dei mal di testa che non vengono secondariamente a un'altra malattia, no? Come conseguenza di una malattia, ma sono dei veri e propri mal di testa. Parliamo dell'emicrania. Certo, parliamo dell'emicrania. L'emicrania nei bambini ha lo stesso andamento dell'emicrania degli adulti. Intanto emicrania vuol dire mezza testa, perché spesso il dolore è da una parte. Ma poi l'attacco di emicrania non è un mal di testa lento, costante. Uno non ce l'ha e poi a un certo punto nel giro di qualche ora gli monta fino a diventare un mal di testa molto impegnativo. Chi ha l'emicrania ha un mal di testa spesso da un lato solo, ma ha anche fastidio alla luce, ha fastidio agli odori, ha fastidio ai suoni, ai rumori, per cui spesso il bambino e l'adulto con l'emicrania vogliono stare in stanza al buio.
Possono avere il vomito associato, certo, perché l'emicrania può portare a vomito. Si tratta di sintomi che inizialmente al primo episodio possono anche un po' preoccupare. Quello che di solito rassicura un po' è che magari la mamma o il papà ne soffrono, perché l'emicrania è una condizione molto frequente e ha una frequenza familiare aumentata. È più facile che se c'è un genitore con l'emicrania ci sia anche un bambino con l'emicrania. Qual è il rimedio all'emicrania? È immediatamente al primo insorgere dei sintomi prendere il paracetamolo. Preferibilmente, visto che parliamo di bambini più grandetti, il paracetamolo che si scioglie in bocca, non quello che viene mandato giù sotto forma di sciroppo, ma quello che si scioglie in bocca. Meno che mai funzionano le supposte, perché bisognerebbe darne una quantità davvero importante. Perché quello che si scioglie in bocca? Perché se c'è un po' di nausea, c'è lo stomaco bloccato, i farmaci che vengono mandati giù da digerire è facile che non abbiano un effetto rapido. L'effetto del paracetamolo è quello di interrompere la crisi di emicrania. Prima di andare avanti ti raccomandiamo di mettere un like a questo video in modo che altri genitori, altri nonni possano vederlo e capire quali possono essere le problematiche dovute al mal di testa. Metti un like. Altro tipo di mal di testa, diciamo primario, è la cefalea tensiva, cioè il dolore che prevalentemente è al collo, alla nuca, dovuto a che cosa? Dovuto da una posizione che può essere quella, ad esempio, di quando i nostri bambini erano in DAD, no? Molto fissa davanti a degli schermi, oppure dovuta a uno stress importante che comunque contrae i muscoli del collo, contrae lo sternocleidomastoideo e quindi la contrazione ci dà di conseguenza una cefalea cosiddetta tensiva. Perché ci interessa la cefalea tensiva? Perché è frequente, semplicemente è molto frequente nel bambino. Non crediate, ha la stessa frequenza del mal di testa degli adulti. Tensiva appunto da tensione, può essere una cefalea legata a situazioni emotive di disagio, certo. Può essere anche semplicemente una cefalea legata al fatto che a scuola c'era un gran baccano e che la bambina non ama i rumori forti e quindi torna a casa e al mattino stava bene, al pomeriggio dice di avere il mal di testa. Diciamo che il mal di testa della cefalea tensiva rispetto all'emicrania è piuttosto un lamento che un dolore, cioè è un dolore costante, fastidioso. Il bambino col mal di testa soffre, ma non ha il dolore acuto di quello che si tiene la tempia e dice oddio mamma male. Questo è importante perché vi tocca riconoscerlo. Un bambino potrebbe non dire perché non sa che cos'è, perché non l'ha mai sperimentato, potrebbe non dire che ha mal di testa, ma lo vedete per esempio allontanarsi dalle sue cose, interrompere lo studio, interrompere i giochi, smettere di parlare, di fare le cose che fa in famiglia, in qualche modo isolarsi un attimo e avere una faccia un po' sofferente. Può darsi che sia innamorato, ma può darsi anche che ci abbia il mal di testa, quindi nel dubbio esplorate questa possibilità. A maggior ragione se ne soffrite voi, perché anche per la cefalea tensiva vale il fatto che se un genitore ne soffre è più facile che ne soffrano anche i figli. Tutti questi quadri evidenziati finora hanno delle caratteristiche che permettono di fare la differenza con due tipi di mal di testa che viceversa ci fanno molta paura. Il mal di testa della meningite è il mal di testa di un problema cerebrale, un tumore, un'ipertensione all'interno del cranio. Li nominiamo perché voi ne avete paura e quindi è giusto che noi vi diamo dei criteri per evitare di pensare alla meningite tutte le volte che il bambino ha mal di testa. Parliamo del quinto tipo, il mal di testa della meningite. Certo che il bambino ha mal di testa, ma non ha solo quello. Anzitutto cominciamo col dire che è una malattia acuta. Il bambino stava bene fino a poche ore prima e sta male, ma molto male. Vuol dire che può avere febbre alta, vuol dire che ha mal di testa forte, vuol dire che le sue condizioni generali sono scadenti, lo vedete estremamente sofferente, al limite anche confuso. Poi c'è la faccenda della rigidità. Certo, ha proprio una rigidità locale. Noi quando li vediamo facciamo fare dei movimenti particolari per cercare di capire, ad esempio, se il bambino riesce a flettere il capo in questo modo. Cerchiamo di farlo mettere seduto con le gambe incrociate a mo' di indiano per vedere se riesce a rimanere seduto senza avere dolore, senza scattare all'indietro. Perché la rigidità della meningite è una rigidità in cui i bambini starebbero volentieri allungati così, perché quando li fai piegare in avanti o quando tiri su le gambe, la colonna vertebrale, quindi la spina dorsale che ci sta dentro, viene messa sotto tensione, siccome è infetta e infiammata hanno dolore.
Capite che stiamo parlando di cose grosse, cioè non è il bambino che ha la tonsillite, la febbre, un po' di acetone, è un bambino o un ragazzo spesso, perché poi parliamo anche di adolescenti, che sta davvero male. Voi non farete diagnosi di meningite, no. Si capisce, qualche volta scappa anche a noi, ma la cosa importante è la gravità, la drammaticità del quadro e il suo peggioramento di ora in ora. Non c'è paracetamolo che tenga, gli puoi dare sollievo un quarto d'ora, ma sicuramente non sono quadri che riesci a mascherare con un po' di antidolorifico. Lo stesso discorso, la gravità dei sintomi, vale anche per il mal di testa da tumore cerebrale. Dio dottore, sono preoccupato, il bambino c'ha mal di testa, non ci avrà un tumore. Beh, insomma, anzitutto non sono frequenti e questa non è una giustificazione, però è un dato che dobbiamo considerare. Quando noi stessi sospettiamo che ci possa essere più di un semplice mal di testa, quando il mal di testa va peggiorando progressivamente, non è che fino a ieri non l'avevi e oggi esplode il mal di testa, perché la massa che cresce fa pressione progressivamente, quindi certo. È un mal di testa che si dice ingravescente, cioè va peggiorando, d'accordo? Quindi incomincia che ha mal di testa una volta ogni 15 giorni, poi diventa una volta alla settimana, poi diventa 2 volte alla settimana, poi tutti i giorni e poi succedono delle cose che non succedono in nessun altro mal di testa. Incomincia a vomitare. Esatto. E queste cose succedono anche di notte. E succede anche di notte. I sintomi di notte sono sempre sintomi un po' sospetti. Un bambino che si sveglia di notte per il mal di testa va portato dal dottore. Sì. Sicuro. E il dottore vi deve dire: brava che l'hai portato, perché è una cosa strana. Poi farà le sue visite, per carità, mica per forza deve essere una roba grave così, però insomma è un sintomo che merita attenzione. Come pure è un sintomo che merita attenzione un bambino che ha il mal di testa e vomita senza motivo, cioè non è il bambino che ha l'emicrania, c'ha dolore, non ha appetito, non vuole mangiare. No, questi sono bambini che stanno facendo i compiti, a un certo punto blu, e tirano su tutto e non si accorgono quasi neanche loro che gli sta arrivando il conato del vomito, perché è un vomito a getto, si dice, cioè buttano su tutto improvvisamente. C'è un ultimo tipo di mal di testa che non abbiamo messo nel conteggio per una ragione che adesso vi diciamo, e cioè non sarà un difetto della vista? Non sarà che il bambino fa fatica a mettere a fuoco e quindi fa lavorare i suoi muscoli più del dovuto e quindi di conseguenza ha un affaticamento e una cefalea dovuta a questo affaticamento. Diciamo che i bambini più grandi normalmente riescono a dirti se fanno fatica a vedere alla lavagna, se fanno fatica a vedere, soprattutto con le LIM adesso ci sono queste problematiche, se vedono sfocato. Quindi il mal di testa ci può stare, ma è associato a un bambino che ti dice questi sintomi. Sì. Qualche volta succede che nei bambini che non sono ancora in grado di dirti queste cose venga il mal di testa per un disturbo visivo. È abbastanza difficile, abbastanza raro, diciamo così. Cioè, i disturbi visivi sono molto frequenti, certo. I mal di testa sono molto frequenti, ma i mal di testa che passano quando il bambino mette gli occhiali sono davvero pochi. Ok? Quindi è facile che uno ci abbia la miopia, l'ipermetropia e anche il mal di testa, vanno curati tutti e due, ma non è detto che uno sia la causa dell'altro. In qualsiasi caso noi abbiamo fatto un video sui disturbi della vista, quindi vi raccomandiamo di andarlo a vedere e vi raccomandiamo di commentare questo video, di raccontare la vostra esperienza, se quello che vi abbiamo detto vi aiuta a capire cosa può essere successo in passato o se avete bisogno di altri chiarimenti. Alla prossima! Arrivederci!